Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video della serie comprato e consigliato. Comprato vuol dire che l'ho comprato e l'ho pagato, quindi non è che me l'hanno mandato e io ve li faccio vedere perché mi hanno detto di farli vedere. No, li compro per me, li uso, roba che scelgo e che quindi mi sento di consigliare. Oggi in una versione diciamo fai da te, quindi attrezzi, attrezzatura, cose, accessori, cose piccole, niente di diciamo troppo dispendioso che magari può far comodo ad alcuni di voi. La maggior parte di queste cose mi serviranno da piazzare in negozio, altre fanno parte di quello che mi porto dietro nella valigia o nel furgone. Ve li faccio vedere velocemente, spero che qualcosa possa essere utile anche per voi. Ok, primo oggetto del lotto fai da te che ho comprato, una morsa. Volevo una cosa hobbistica ma con un minimo di qualità, sono andato su questa Stanley, è della linea Fat Max, quindi la roba un po' più seria, ed è una morsa da 100 mm. Vediamo un po' qualche caratteristica. Essendo un oggetto con organi in movimento che scorrono, la vite senza fine eccetera, arriva ben oliata, quindi attenzione nella prima estrazione. Tra l'altro c'è un segel che gira, vediamo da dove è partito. Il segel è partito da lì, lo rimetto un attimo. Ok, il segel che è tornato al suo posto, andava esattamente lì per bloccare la rondella e quindi il movimento del carrello. Ok, morsa che è tutta aperta, riusciamo ad arrivare ai 10 cm. L'asta qua è mobile, bloccata da una parte all'altra in modo robusto, quindi non dovrebbe scappare via. Il movimento è buono, molto lineare, ha un po' di gioco, chiaramente è un prodotto, ripeto, per il fai da te. Ha 4 fori per il fissaggio da 10 e come lunghezza di ganache parliamo di un prodotto sempre da 100 mm. Di particolare non ha niente di che se non una piccola incudine qua per battere, per fare dei piccoli lavori di addrizzatura o piegatura, tutto abbastanza in quadro. In più abbiamo il movimento laterale, quindi sbloccandola possiamo anche ruotarla in questo modo. Quanto ha di rotazione? Da questo punto a questo punto, circa 270 gradi. Morsa onesta che costa circa una quarantina di euro. Morsa fissata, 4 bei bitoni da 8 con rondella, bella ferma, si muove perfettamente. Se liberiamo abbiamo una rotazione utile a fare qualche altra lavorazione. Per fai da te consigliata. La userò prevalentemente per piccoli oggetti, profili in alluminio eccetera eccetera, quindi per non rovinarli con le ganasce ho preso questi adattatori con gomma, sempre da 100 mm, tra l'altro un warehouse, erano stati aperti e rimessi dentro, ma come vedete nuovi. Sono di alluminio, hanno una parte in gomma e hanno 2 magneti per essere agganciati. Il magnete messo nella parte centrale attaccherà solo con la protezione un po' alzata. Se la abbassate vedete che tende a scappare, almeno da questa, ma l'importante è che una volta afferrato il pezzo loro non cadano, non vadano in giro e riescano a tenerlo fermo senza rovinarlo. La gomma è abbastanza dura, sembra di buona qualità, secondo me è un accessorio indispensabile accoppiato ad una morsa. Costano circa 8 euro, poco più. Ora vi faccio vedere 2 oggetti, uno particolare, uno un po' meno. Io quando posso per questi attrezzi qua compro sempre roba Bosch Professional, linea diciamo professionale, perché si riescono a comprare con cifre non impossibili e abbiamo una qualità alta. Ripeto, tutte le cose che vedrete in questi video speciali della serie comprato e consigliato è tutta roba che compro su Amazon, ho il numero d'ordine, pagati, nessuno mi ha mandato niente. Partiamo con una cosa basilare ma non tanto, un cutter però professionale che è un bell'oggetto. Cos'ha di particolare? Non riesco a farvi percepire la robustezza, ma è bello tosto, bello pesante, non troppo, quindi non da affaticare, ma si sente la solidità. Tutto in plastica dura, classico colore Bosch Professional. Ha questa boccola per essere fissato o agganciato all'occorrenza, questa parte sopra in gomma molto dura ma un minimo morbida per avere un ottimo grip. Rimane bloccato. Con questa chiusura lo apriamo. Questo è il portalame. Come si usa? Sempre tenendo premuto il pulsante rosso apriamo lo scomparto con le lame di ricambio. Ce ne sono già 3 in dotazione. Basta prenderne una, richiudere lo scomparto, premere questo tasto rosso, inserire la lama fino in fondo, rimane agganciata. In questo modo avremo sia la funzione lama che fuoriesce da questa parte e sia la funzione per tagliare o comunque sguainare o qualche altra funzione con questo dentino che rimane qua sotto. Una volta chiuso
la lama rimane completamente protetta, non si apre involontariamente, quindi massima sicurezza, e abbiamo un comodo gancio da cintura o da taschino molto molto robusto. Non si apre da solo, quindi non è a scatto, ma una volta premuto possiamo tirarlo fuori. Rimane questa sede per l'indice, questa per il palmo, molto molto comodo, ovviamente anche per i mancini, ma non c'è più lo sblocco di qua, rimane di qua. Un bell'oggetto robusto, di qualità, costa circa 19 euro, che per un cutter possono sembrare tanti, ma se lo usate per lavoro vi serve un oggetto del genere. Questo, sempre della Bosch Professional, è una figata invece assurda. Molti non conosceranno neanche l'esistenza, l'avrete già capito da quello che c'è in confezione. È un manico molto molto robusto anche lui, sempre con questa parte in gomma, leggermente più plasticoso del materiale con cui è fatto il cutter. Che cos'è? È un semplice manico, quindi lui non è nulla. Da qua si può aprire per fungere da custodia, quindi queste lame possiamo portarcele dietro così. Ma queste lame non sono lame normali, sono lame, le avrete riconosciute, col classico attacco rapido da seghetto gattuccio. Queste sono lunghe 150 mm e in dotazione ne abbiamo già due di altissima qualità, da legno e metallo o da metallo e basta. Come funzionano? Dopo averla tirata fuori dalla custodia, basta sganciare questo cursore, vedete che c'è questo sistema molla con la freccia, inserire la lama qui e bloccarla. Questo funge da tirante, vedete, diventa duro finché non scatta e lei non si muove mai più. È molto comodo tenerlo in valigia perché nel momento in cui dovete tagliare qualcosa al volo avete un'ottima impugnatura, un'ottima escursione, usate delle lame di ottima qualità per il taglio veloce senza farne 150.000 in serie a mano. Questo è molto molto comodo. Costa tra l'altro poco più di 17 euro con già due lame in dotazione di ottima qualità per salvarvi nelle situazioni diciamo critiche al volo. È un ottimo acquisto. Sempre rimanendo in casa Bosch, quando vi capita che dovete fare dei fori nel legno e avete bisogno di fare fori in profondità e anche precisi, abbiamo questo set di questo tipo di punta particolare che si chiama Mecca, è fatta apposta per il legno, è un set da 6 misure, 16, 18, 20, 22, 25 e 32, con anche una prolunga. Anche queste di buona qualità, le uso spesso, unica pecca purtroppo non hanno una custodia per tenerle, quindi una volta aperte da qui le dovete tenere sciolte da qualche parte. Sono punte di buona qualità, attacco esagonale da 1/4, hanno anche il centraggio iniziale molto molto pronunciato e fatto con questo sistema conico a vite per entrare bene nel legno. È la linea Expert, leggermente inferiore alla linea Professional, ma comunque di buona qualità. Calcolando che questo set costa poco più di 18 euro, si riesce a fare anche qualcosa in più del fai da te. Io le uso spesso quando devo fare dei passaggi magari in dei travetti in legno, situazioni un po' particolari dove bisogna per forza fare un foro passante lungo in legno bello duro. Con queste lavoro benissimo. Cambiamo marca, ci spostiamo su Milwaukee, quindi sempre altissima qualità, marca che uso soprattutto per quanto riguarda inserti, accessoristica e oggetti vari. Non ho nulla della serie Milwaukee per quanto riguarda gli elettroutensili, ma sono comunque ottimi, di altissima qualità. Che cos'è questo? È un mandrino angolare, ma è molto particolare perché è molto piccolo e poco profondo, è solo 36 mm ed è assolutamente indispensabile in alcune situazioni. Abbiamo il porta inserti magnetico, l'albero interno per la trasmissione del movimento, zona ad impugnatura anti-shock e insieme ci danno anche già degli inserti. Abbiamo degli inserti croce, PZ, PH e 5 inserti TORS. Realizzato in plastica molto molto dura di ottima qualità, la parte da impugnare in gomma dura ma con un ottimo grip, attacco per il mandrino esagonale da 1/4, movimento che sembra molto molto solido, non ha grosso gioco e non oppone neanche tanta resistenza, non andrete a perdere molta coppia velocità rispetto al movimento che si ha sul mandrino principale. Inserti di altissima qualità Milwaukee, adesso poi arriveremo a parlare anche di questi, con il portainserti magnetico. Ha un buon magnete, cioè molto buono, bisogna proprio
tirare con forza, altrimenti non si staccano. E dove ci permette di lavorare? Ci permette di lavorare in angoli molto angusti, dove tra il manico e la punta che fuoriesce abbiamo nella realtà dei fatti 47 mm. Lui, come detto, è 35-36. Chiaramente per entrare e arrivare sulla testa di una vite bisogna avere questa misura, per svitarla magari bisognerà avere almeno un centimetro in più, però diciamo che da 47 a 57, ma anche 2 cm 67, abbiamo uno spazio di lavoro molto molto piccolo. Calcolate che io avevo già degli altri mandrini angolari, si chiamano rinvio angolare, ne ho provati di vari tipi, questo è veramente il più piccolo, quindi in situazioni tragiche vi salva davvero. Non ha un mandrino autocentrante, quelli con il mandrino autocentrante sono molto molto più profondi, certo sempre meno di un trapano, ma non ci aiutano come in questo caso. Calcolate che con l'attacco esagonale abbiamo comunque la possibilità di usare tutti gli inserti che vogliamo, e voi direte: ma se io devo fare un foro come facciamo? Semplicemente comprando delle punte di qualità come queste della Crino, 5 pezzi con anche una comoda custodia, andiamo dal 8 mm passando per il 6, il 5 e il 4 per finire al 3 mm, anche con la possibilità di fare dei fori in spazi angusti usando un mandrino con l'attacco esagonale. Molto molto comodo. Chiaramente comprandovi un kit come questo che costa circa 14 euro, che sono tanti per 5 punte anche se qualità, magari queste punte non le usate per fare tutti i fori ogni giorno su qualsiasi materiale, ma le tenete di emergenza da usare solo in caso di spazi angusti. Per fare fuori un po' dove capita, magari rischiando di rovinare delle punte o semplicemente come ricambio, potete prendervi anche voi un cofanetto come questo, dove ci sono dentro circa 100 punte, 99 mi pare, con misure che vanno da 10, 8, 6,5, 6, 5,5, 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5 e arrivano fino a 1 mm. Io qua ne ho già usate parecchie, chiaramente più saliamo con la misura meno pezzi ci sono. Costa circa 26 euro, sono punte HSS non di altissima qualità, ma comunque il loro lavoro per un bel po' di fori lo fanno, eventualmente si possono anche riaffilare. Inserti sempre della Milwaukee, questo è un set da 32 pezzi, ne ho uno per ogni valigetta, sono veramente fantastici. Custodia molto molto comoda, compatta, con gancio da cintura bello robusto e chiusura, quindi potete bloccarla per evitare che si apra e vada tutto in giro. Porta inserti magnetico molto potente con comunque l'aggancio di sicurezza a molla, quindi l'inserto non va via. Arriva fornito in questo modo. Adesso questa è una confezione usata già aperta, le altre con il furgone sono complete, qui manca un inserto. Arriva normalmente con un PH2 già montato, quindi la serie degli inserti a croce sono PH1, PH2 e PH3, ma di PH2 ce n'è 2 pezzi, uno montato e uno qui, e poi ci sono i PZ, quindi con doppia impronta, dove del PZ2 ce ne sono 2, classica vite da tassello o da legno, tanto per capirci, uno ce l'ho in giro chissà dove. Delle misure più usate, quindi 2 pezzi. Poi abbiamo le Torx che vanno dalla Torx TX10 alla TX40. Avete anche le Torx con il foro centrale. Queste misura dalla 7 molto piccola alla 25. E sono tutti inserti, ragazzi, di qualità altissima. Abbiamo 4 inserti a brugola, 3, 4, 5, 6 che fanno sempre comodo. Questo bisogna averlo. Ho preso poi anche una stazione di saldatura, un prodotto economico. Vi devo dire la verità, quando l'ho preso io qualche mese fa, poi è rimasto lì perché è roba che ho già preso per il negozio, l'avevo pagato qualche decina di euro in meno, però penso possa valere anche quello che costa adesso. Avevo scelto proprio questo perché mi piaceva particolarmente, diciamo, la versatilità di utilizzo, e ora vi faccio capire perché. È un prodotto molto molto hobbistico, questo lo precisiamo, però vediamo se funziona e se può essere utile a qualcuno di voi. Mi piaceva perché in dotazione abbiamo già un sacco di roba. Qua di lato innanzitutto abbiamo il posto per fissare questa struttura. Allora, la struttura laterale si monta in questo modo, tenete ben in piano la vostra stazione. Questa struttura laterale la mettiamo qua, la teniamo premuta leggermente verso il basso e tiriamo la vite. Va montata con l'invito da dietro e soprattutto col gommino all'esterno, in modo da avere una situazione
posizione stabile, non troppo traballante. Questo supporto serve a ospitare il rocchetto di stagno che viene già dato in dotazione. Possiamo prendere l'inizio dello stagno, inseriamo il rocchetto sull'alberino e lo incastriamo nella struttura. In questo modo avremo un dispenser di stagno molto comodo. Abbiamo poi queste pinzette che mi sono piaciute parecchio. Si montano in questi fori laterali senza avvitarle troppo in fondo, basta imboccare un po' il filetto e poi tirare il controdado per tenerle belle ferme, una di qua e una di qua. Queste sono molto comode perché fanno un po' la funzione della terza mano, vi aiutano a tenere fermo il pezzo da lavorare mentre effettuate le saldature con lo stilo. Arriva con queste punte diciamo abbastanza piccole che riuscite a fare un po' di tutto in dotazione montata, ma avremo anche un set con delle punte piatte e punte a 45 gradi un po' più particolari per lavorazioni meno precise. Ne abbiamo una uguale a quella in dotazione e una ancora più piccola sempre in dotazione. Sono punte ovviamente di bassa qualità, riusciamo a trovarle anche come ricambio, si riesce a fare un po' di tutto. Per cambiare la punta basta poi svitare questa parte, togliere la copertura, mettere la punta nuova e inserirla qui come ricambio. Il portastilo, e qui possiamo eventualmente mettere tutte le punte di ricambio in piedi. Analizziamo anche il cavo dello stilo perché è una cosa abbastanza importante. È fatto in gomma siliconica abbastanza morbida, non si attorciglia e ha una buona lunghezza. Abbiamo poi la spugnetta. Cosa serve? Questa si inumidisce con dell'acqua, si mette qui e serve per pulire la punta. Qui abbiamo un display con i gradi e una manopola per la regolazione che è infinita, ma ci permetterà di effettuare la regolazione desiderata. Ora proviamo a accenderlo, accendiamo l'interruttore dietro, si accende il display e vedete che qui possiamo impostare i gradi. Parte in automatico da 300, per impostare bisogna girare la manopola e premere per conferma. 220 gradi per uno stagno come questo sono sicuramente pochi, lo alziamo a 300. Ok, lui adesso sale, vedete che è anche abbastanza veloce a salire in temperatura. Arriviamo a 300 gradi, si stabilizza, vediamo se è una temperatura sufficiente a sciogliere questo tipo di stagno. Ce la fa, ma servirebbe ancora qualcosina in più, quindi mettiamo 310, ci arriva immediatamente. Ok, adesso abbiamo un'ottima reazione dello stagno. Questo saldatore finirà nel laboratorio che sto allestendo in negozio e lo userò per saldare le strisce LED. Lo terrò in uso qualche mese. Se magari vi trovate a guardare il video tra un po' di tempo, riuscirò a darvi delle impressioni sul lungo termine. Però, ripeto, per il fai da te è un ottimo oggetto. Si trova adesso circa a 70 euro, è tra virgolette una cinesata economica, però ha una buona dotazione, può venirci comodo in varie situazioni. Vedo poi se riesco a trovarlo a prezzi minori, ma considerate che i prezzi di questi oggetti oscillano di frequente, quindi al limite tenetelo d'occhio. Bene, delle cose utili che funzionano bene, che servono a me, che spero possano servire anche a voi. Potreste avere degli spunti, poi non è detto che dovete per forza comprare queste, però io vi ho fatto vedere intanto delle cose che magari non conoscevate e nello specifico cose che ho comprato e che mi sento di consigliarvi. Un bel like se vi è piaciuto il video, non costa niente, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massidattoli!